Bene ragazzi di quarta, vi saluto. Questa è l'ennesima lezione su Spinoza. Adesso la gatta non c'è perché è in sciopero, ha detto che non voleva venirvi a salutare. La scorsa volta abbiamo parlato, vi ricordate, del determinismo di Spinoza, un determinismo ferreo, determinismo logico. E come quest'idea di determinismo, di necessità, di eliminazione del pregiudizio finalistico, di eliminazione della libertà di caso, di contingenza, delinei il Dio panteistico, naturalistico di Spinoza in maniera completamente diversa rispetto al Dio giudaico-cristiano. Abbiamo appunto parlato di queste cose. Adesso, finita la metafisica, andiamo alla seconda delle tre parti dell'etica, ovvero alla conoscenza. Non è difficile, anche se alcune parti sono oggetto di interpretazione. Noi abbiamo tre tipi di conoscenza, dice Spinoza, di cui il primo tipo è una conoscenza inadeguata, mentre il secondo e il terzo tipo di conoscenza sono conoscenze adeguate. La lavagna è un po' sporca. Quindi abbiamo tre tipi di conoscenza, dalla prima alla terza, cioè dalla più rudimentale, dalla più fallibile, 1, poi la numero 2 è migliore, e la numero 3 è la migliore di tutte. La prima di queste tipologie della conoscenza è la conoscenza inadeguata. Le altre due sono adeguate. Che cos'è la conoscenza inadeguata? È la conoscenza che Spinoza chiama immaginativa, ma in realtà è la conoscenza sensibile. I sensi ci ingannano, attraverso i sensi io non conosco correttamente, non arrivo alla verità, interpreto male, interpreto in maniera erronea il mondo, le cose che con i cinque sensi colgo. Quindi, come già sappiamo, per Spinoza, così come per Cartesio, la verità non è attingibile con i sensi. Spinoza è contrario all'empirismo. Noi non conosciamo attraverso i sensi anzi ci ingannano. I sensi sono la caratteristica della conoscenza sensibile e immaginativa, il primo e più basso tipo di conoscenza, una conoscenza erronea, ci fa conoscere in maniera assolutamente inadeguata. Non è con la conoscenza, con i sensi che dobbiamo conoscere, ma con l'intelletto, già lo sappiamo. Perché la conoscenza sensibile, immaginativa e inadeguata ci fa sbagliare? In che senso? Quello che noi vediamo, per esempio, con gli occhi, ma anche percepiamo con gli altri quattro sensi, è sbagliato, però ci dice qualcosa. Attenzione, una conoscenza errata, secondo Spinoza, non è mai una conoscenza da buttare, anzi, ho sbagliato nell'usare il termine errata. Per Spinoza anche il tipo più rudimentale di conoscenza, la conoscenza inadeguata e sensibile, non è mai veramente sbagliata, è semplicemente inadeguata, ci dà dei dati inadeguati dell'interpretazione del reale. Per esempio, quando io guardo il sole mi appare ai miei sensi, ai miei occhi, molto più piccolo di quanto in realtà sia, è molto più vicino alla Terra di quanto in realtà sia. I sensi mi ingannano, mi fanno vedere il Sole piccolo mentre è molto più grande, mi fanno vedere il Sole vicino, mi sembra che sia vicino, mentre è molto più lontano da me. E quindi è una conoscenza inadeguata. Però non è una conoscenza del tutto sbagliata, cioè anche la conoscenza inadeguata ci dà delle informazioni significative. La conoscenza inadeguata non ci dà informazioni vere sul Sole, che viene colto ai nostri sensi in maniera inadeguata, però ci dà delle ottime conoscenze relativamente al soggetto che conosce, cioè la conoscenza inadeguata non ci dice granché di vero sull'oggetto che noi vogliamo conoscere fuori di noi, ma ci dice qualcosa di vero sul soggetto conoscente, cioè su noi, cioè ci fa conoscere non che cos'è davvero l'oggetto fuori di noi, ma come funziona il soggetto
che la conosce in maniera inadeguata. Ad esempio, ci fa conoscere come funziona la nostra vista, come funzionano i nostri occhi, come funziona il nostro nervo ottico e così via. Ok, il Sole non è così vicino, ok, è vero, il Sole non è così piccolo, però io lo percepisco così e quindi ho delle informazioni su come io conosco, come è fatto il mio occhio, come il mio occhio percepisce il Sole. Mi dà comunque almeno delle conoscenze sulle caratteristiche del soggetto che cerca di conoscere. Mentre gli elementi, i dati che ci fornisce sull'oggetto esterno che vogliamo conoscere, in questo caso il Sole, sono inadeguati, non sono buoni. Poi andiamo alla conoscenza adeguata. La conoscenza adeguata, attenzione, lui la chiama la conoscenza razionale. Ovviamente è la conoscenza sperimentale del metodo scientifico, del metodo galileiano, del metodo cartesiano, che lui accetta. La conoscenza razionale viene anche chiamata da Cartesio conoscenza matematica, sappiamo già perché. Conoscere razionalmente, conoscere la natura, significa conoscerla su basi matematiche, perché la natura, perché la fisica, i corpi fisici rispondono a leggi matematiche, come ha detto Galileo, come aveva detto ancora meglio Cartesio. Quindi io conosco in maniera razionale, corretta, la natura, in maniera scientifica, quando ho di essa una conoscenza matematica. La conoscenza razionale matematica mi dà delle teorie generali esplicative, teorie sempre valide quando si tratta di fenomeni simili, dello stesso tipo di fenomeni, cioè teorie generali, attenzione, generali. La conoscenza razionale si esprime attraverso teorie matematiche generali. Quando un corpo cade, io posso conoscere l'accelerazione con cui cade, perché ad ogni corpo che cade io applico la stessa formula, cioè la teoria del moto uniformemente accelerato, modificando le variabili, naturalmente attrito dell'aria, altitudine o tante altre cose. Però la conoscenza razionale, la conoscenza scientifica, è una conoscenza quindi adeguata. È una conoscenza che avviene in base alla matematica che formula leggi generali che vengono sempre seguite inviolabilmente. Ricordate, non esiste il caso, non esiste la contingenza, non esiste il miracolo, secondo Spinoza. Non esiste il miracolo, non perché i miracoli non siano stati osservati o cose del genere. Il miracolo non può esistere da un punto di vista logico, perché implicherebbe contraddizione logica. Quindi il miracolo, la violazione della legge della natura, a priori non esiste, cioè non può esistere, come abbiamo detto nella lezione precedente. Noi abbiamo quindi una conoscenza razionale matematica, interpretiamo i fenomeni e li conosciamo in maniera razionale scientifica, applicando teorie generali a tanti singoli fenomeni particolari. Ci sono poche, come diceva Cartesio, poche leggi fisiche che si applicano a tantissimi casi specifici, empirici, individuali. Sembrerebbe che sia finita qui, invece, attenzione, Spinoza dice che esiste un terzo, superiore agli altri due, un terzo tipo di conoscenza, la migliore, che è anch'essa una conoscenza adeguata come quella razionale, ma è superiore rispetto addirittura alla conoscenza razionale scientifica. E cosa ci può essere di superiore rispetto alla conoscenza razionale e scientifica? Spinoza la chiama conoscenza intuitiva. Che cos'è questa conoscenza intuitiva? Questo è uno dei punti oscuri della filosofia di Spinoza, che è tuttora dibattito, oggetto di dibattito, di interpretazione tra gli studiosi. Spinoza dice che si può conoscere la natura
meglio rispetto agli scienziati che elaborano teorie razionali, onnicomprensive, in cui generalizzano i dati dell'osservazione. La conoscenza intuitiva, dice Spinoza, si applica ad ogni singolo fenomeno, cioè è la conoscenza, dice lui, del singolare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io conosco ogni corpo che cade, per esempio, per rifarci all'esempio che abbiamo fatto poco fa, non in base alla teoria generale, razionale, matematica, scientifica, della formula matematica del moto uniformemente accelerato. Conosco tutti i corpi tutto dei corpi che cadono, conoscendoli ognuno singolarmente, al di là delle leggi scientifiche. Che significa questo? Ci sono tante interpretazioni. Quella, diciamo, più accreditata è quella che io vi ho già accennato nelle lezioni precedenti. Quando noi arriviamo, non si capisce come Spinoza possa dimostrare che ogni essere umano può arrivare a conoscere come conosce Dio, può arrivare a elevarsi alla natura infinita, a Dio, conoscere tutto in maniera perfetta. Quando uno conosce tutto in maniera perfetta, non ha bisogno di applicare una osservazione scientifica a una teoria generale. Conosce ogni corpo che cade di per sé, cioè in maniera singolare, in maniera particolare, al di là delle leggi scientifiche. Ma cosa significa questo? La conoscenza intuitiva è tipica di Dio, ovvero della natura, cioè una conoscenza in mente Dei, nella mente di Dio. Ma Spinoza precisa che anche l'essere umano può arrivare a conoscere in mente Dei, cioè può in qualche modo elevare le sue capacità conoscitive in modo tale da eguagliarle a quelle di Dio o a quelle della natura. Ma com'è possibile una cosa del genere? L'abbiamo detto la scorsa volta, conoscere al di fuori del tempo, subspecie eternitatis. Se esistesse una razza di superscienziati che corrisponde a quello che di solito noi chiamiamo Dio, che avesse una conoscenza perfetta di ogni particolare dell'universo, potrebbe spiegare ogni oggetto e ogni fenomeno dall'interno, cioè in maniera particolare, senza applicare una teoria matematica, cioè in maniera intuitiva. Probabilmente Spinoza sta parlando di questo. Se l'uomo, gli esseri umani, magari in futuro, avessero una conoscenza completa, totale, assoluta della natura, potrebbero conoscere ogni singolo attimo della natura senza applicare delle teorie scientifiche, cioè conoscere tutto contemporaneamente, fuori del tempo, in mente Dei. Dio e la natura funzionano così. Il sasso che cade è completamente spiegato in Dio, sia nei suoi aspetti di corpo materiale, ma sia anche nei suoi eventi concatenati di tipo mentale. Ricordate che anche il sasso, come qualunque cosa, possiede il modo finito della materia, dell'estensione, ma anche il modo finito del pensiero. Anche il sasso pensa. Attraverso il cosiddetto pensiero del sasso, Dio, ovvero la natura, riescono a spiegare qualunque millisecondo, qualunque attimo, qualunque vicissitudine del sasso, come del mio essere individuale o di qualunque altra cosa. L'interpretazione di cosa sia la conoscenza intuitiva in Spinoza è un'interpretazione che è oggetto di discussione, di liti all'interno degli esperti di Spinoza. Tuttavia Spinoza dice, qualunque cosa significhi, che al di là, al di sopra della conoscenza razionale esiste la conoscenza intuitiva, che conosce tutto conosce qualunque tipo di eventi singolarmente,
ogni evento preso a sé, non generalizzato all'interno di una teoria matematica. Conosce tutto perfettamente nella mente di Dio e anche noi possiamo arrivare nella mente di Dio. Se vi fosse qualcuno o una classe di scienziati che scoprisse o dovesse scoprire in futuro tutto ciò che si verifica in natura in ogni millisecondo, le caratteristiche della materia fino all'infinitesimo, eccetera, avrebbe una conoscenza totale della natura senza dover applicare delle leggi matematiche a ogni fenomeno, cioè conoscerebbe ogni fenomeno di per sé singolarmente. Resta tuttavia difficile l'interpretazione del terzo e ultimo tipo di conoscenza, cioè della conoscenza intuitiva. Resta il fatto che, un'ultima cosa importante, per Spinoza è importante solamente l'intelletto. Lui è un intellettualista molto maggiore di Cartesio, anche per Cartesio io conosco attraverso l'intelletto, però ricordate che per Cartesio io posso sbagliare, ricordate perché? Non perché l'intelletto sbaglia, ma perché la volontà, che è una conoscenza imprecisa ma più ampia dell'intelletto, la volontà sovrasta l'intelletto e lo fa sbagliare. Cioè in realtà non è l'intelletto che sbaglia, ma è la volontà che sbaglia e mi fa dirigere male il mio intelletto. Invece per Spinoza la volontà non esiste. Ricordate che la volontà che fa sbagliare nell'intelletto in Cartesio è una volontà libera. La libertà della res cogitans dell'anima dell'uomo. In Spinoza la libertà non può esistere. E quindi non può esistere la volontà nel senso di volontà libera. Non c'è nessuna facoltà libera, non esiste il libero arbitrio, tutto è determinato, è necessitato. Quindi per Spinoza la volontà nel senso cartesiano del termine non esiste e quindi l'intelletto non può sbagliare mai, non può sbagliare neanche perché viene deviato da un'altra facoltà come la volontà. L'intelletto non sbaglia mai. Ed è per questo che Spinoza dice, come vi ho detto in precedenza, che in realtà nessuno dei tre tipi di conoscenza è sbagliata. Anche la conoscenza inadeguata, immaginativa, sensibile, non è sbagliata. Semplicemente mi fornisce dei dati che non sono adeguati, che sono limitati. Mi dice solo come funziona il mio occhio che guarda il sole, non mi dice che cos'è il sole. Ogni tipo di conoscenza, 1, 2, 3, non è mai soggetta all'errore, l'intelletto non può sbagliare mai. Semplicemente ogni tipo di conoscenza mi dà delle informazioni che sono inferiori rispetto al tipo di conoscenza 2 o al tipo di conoscenza 3. Non essendoci una volontà libera, per Spinoza non esiste una facoltà che ci fa sbagliare. L'errore non esiste di per sé positivamente, concretamente, non c'è qualcosa di reale che corrisponde all'errore. L'errore che cos'è? L'errore non è un qualcosa, l'errore è mancanza di qualcosa, l'errore è mancanza di conoscenza, è mancanza di intelletto. Qui non è proprio vero che con la conoscenza 1, anche se non capisco cos'è il sole, io sto commettendo un errore, perché quando io conosco, non sbaglio mai, ho soltanto delle informazioni non precise nella conoscenza 1, molto più precise nella conoscenza numero 2, totalmente precise, la verità assoluta nella conoscenza numero 3. Quindi le conoscenze di grado, i tipi di conoscenza di grado inferiore non sono conoscenze sbagliate, sono conoscenze inadeguate perché l'errore si presenta solo come una mancanza dell'intelletto, solo come una mancanza di conoscenza. Intelletto che assolutamente non può sbagliare. Abbiamo terminato anche questa lezione.
La prossima volta parleremo del gran finale, cioè dell'etica, della morale, la rivoluzionaria etica anticristiana, l'etica geometrica, l'etica della potenza di Baruch Spinoza.